Oggi abbiamo 10 super tifosi della Juventus con un solo obiettivo, di creare la squadra più forte nella storia della Juve. Li abbiamo divisi in due gruppi, la nuova generazione e la vecchia generazione, dove cercheranno di andare d'accordo per creare questa squadra. Iniziamo dal portiere, vi do qualche minuto di parlare fra di voi. I giovani. Buffon. Semplice o era, diciamo, un dibattito un po' complicato? No, semplicissimo. Nessun dubbio. Perfetto. E voi? Buffon. Allora, mettiamo Buffon nella squadra. Adesso spostiamo al terzino destro, forse qui sarà un po' più difficile. Qui forse è un po' più complicato. Thuram ha giocato lì, Gentile, Zambrotta, Cancelo magari. Cominciamo dalla generazione vecchia. Ferrara. E voi? Lichtsteiner. Allora, abbiamo due risposte diverse. Adesso dobbiamo fare un piccolo dibattito per scegliere chi mettiamo. Cominciamo da voi. Perché avete scelto Lichtsteiner? Parlami un po' su questo giocatore. Perché praticamente nella sua annata migliore è stato, a parere mio, a parere nostro, uno dei migliori terzini che la Juve abbia mai avuto. Sono d'accordo con te, molto sottovalutato secondo me. E voi? Perché Ferrara? Ferrara ha fatto tanti anni alla Juve, ha vinto tanti scudetti e tanti trofei, è sempre stato un difensore molto importante e del quale non si poteva far senza. Va bene. Siete convinti su Lichtsteiner? Volete cambiare o siete fermi su Ferrara? Non volete cambiare? Voi? Volete cambiare, diciamo, l'idea o siete fermi proprio su Lichtsteiner? Diciamo che sono un po' più grande io e quindi davanti al nome di Ciro Ferrara magari... Forse tu sei un po' disponibile a cambiare, però sì, voi, esatto. Voi siete disponibili o... Va bene, dai, cominciamo con Ferrara al terzino destro. Adesso spostiamo ai due centrali, dovete nominare due, una coppia. Qui ci sono migliaia di opzioni. Chi sono i due giocatori che avete nominato? Chiellini e Scirea. Mi piace questa coppia. E voi? Uguale. Uguale, perfetto! Mettiamo Chiellini e Scirea nella squadra. Anch'io sono d'accordo. Adesso tocca al terzino sinistro, qui è tosta. Anche qui ci sono tante opzioni, magari un giocatore attuale come Cambiaso, Cabrini, una leggenda della Juve, Evra, Sandro. Chi avete scelto? Il bell'Antonio. Cabrini. Cabrini era il miglior terzino assoluto dell'epoca. Campione del mondo, campione d'Europa, campione del mondo con la Juve. Una leggenda. Una leggenda. Ok, voi? Siete d'accordi o avete un'opzione diversa? Allora, siamo molto indecisi su vari nomi, tra cui Evra, Zambrotta, Barzagli anche. Anche ha giocato lì, sì. Però direi, Barzagli. Volete cambiare? Perché Barzagli era più un centrale che No, terzino infatti, sinistro, un po' quindi... adattato, quindi ci inchiniamo alla storia. Va bene, dai. Mettiamo Cabrini nella squadra. Adesso qui, per me, sono in posizioni più difficili perché abbiamo avuto tantissime leggende nel centrocampo. Dai, nominate un giocatore alla volta. Cominciamo dall'8. Cominciamo dalla generazione giovane. Noi scegliamo Marchisio. Troppo forte. Il simbolo di juventinità, secondo me. Esatto, cresciuto alla Juve, Cresciuto, esatto, poi fatto la è storia. diventato una leggenda. E voi? Noi avremmo scelto Tardelli. Marco Tardelli, leggenda, ha vinto scudetti alla Juve, campione del mondo, Coppa dei Campioni. Allora, ragazzi, abbiamo un altro problema qui, perché mi avete dato due nomi diversi. Diciamo che due volte hanno
cambiato loro, possiamo concedere. Puoi concedere, volete concedere Marco Tardelli? Diciamo di sì, dai. Va bene, allora mettiamo Claudio Marchisio in questa squadra. Adesso ci spostiamo all'altro centrocampista. Ci sono tantissime opzioni, potete anche mettere Tardelli qui se volete. Avete scelto Tardelli ancora o? Sì, Tardelli. Tardelli, sempre Tardelli. E voi? Noi abbiamo scelto Pirlo. Questo è difficile. Concediamo Tardelli. Ah, concedi così, secco, neanche un dibattito. Sì, per il mio sì. Allora mettiamo Tardelli nella squadra, non serve un dibattito qui, serve un centrocampista offensiva, magari Platini, Zidane, il Polpo, Pogba qui. Cominciamo da voi, ragazzi, chi avete messo? Noi abbiamo scelto Zidane. Ma secondo te Zidane è il centrocampista più forte nella storia del calcio in generale? Secondo me sì. Secondo te sì? Sì. E voi? Uguali. Zidane. Allora mettiamo Zinedine Zidane. Adesso avremo dei problemi perché gli attaccanti sono numerosi. Cominciamo dall'esterno destro. Pronti? Noi abbiamo scelto Dybala. Ci ha fatto fare delle partite incredibili. Qual è il momento più iconico di Dybala nella storia della Juve secondo te? Ci sono tantissime opzioni, Barcellona, a San Siro, contro l'Inter, contro il Milan. Secondo me quello più emozionante è stato contro il Tottenham. A Wembley. A Wembley. Sì, il 2-1. Il 2-1 esattamente. Ok. E che ci ha fatti passare al turno successivo. Perfetto. E voi? Siete d'accordo con Paolo Dybala o avete un altro giocatore in mente? Molto complicato, però di lì noi avremmo scelto Platini. Una leggenda. Capocannoniere. Vinto l'Europeo con la Francia. Campione d'Europa, campione del Sì. mondo con la Juve. Esatto. È difficile non mettere Platini qui. Ragazzi, qui è difficile non metterlo. Siete d'accordo? Io amo Dybala, però... E anche per noi è difficile non mettere Platini. Allora, scegliete Platini, tutti d'accordo? Mettiamo Platini. Esterno sinistro, forse un nome qui suona più del resto. Cominciamo da voi. Del Piero. Il capitano, lo metti a sinistra, non nel mezzo, no? No, nel mezzo no. Ok, allora capitano Del Piero. Voi? Forse magari un portoghese nomini o... Ma eravamo d'accordo nel mettere Del Piero anche noi a sinistra. Perfetto, allora non ci sarà un dibattito qua, il capitano Del Piero va a sinistra. Manca solo un giocatore adesso, il bomber, il numero 9. Cominciamo dai giovani. Noi abbiamo scelto Tevez. Carlitos Tevez. Quanto era forte Tevez? Perché ha passato solo 2 anni alla Juve, però Lo so. è visto come una leggenda a questo club. Sì, Sei no. d'accordo su No, questo? sì, opinione? sono assolutamente d'accordo. Diciamo che ha lo spirito da Juve. Quello mi ricordo nelle semifinali quando fece gol contro Real Madrid, una leggenda. E voi? Siete d'accordo con Tevez? Era un fenomeno Tevez. Qua siamo stati veramente in seria difficoltà a scegliere il nome, però insomma abbiamo optato per Gianluca Vialli. Una leggenda anche Vialli, ma quanto era forte Vialli, soprattutto in quel periodo dove abbiamo vinto la Champions League in 1996. Era forte tecnicamente, era forte come uomo, carismaticamente, prendeva la squadra per mano e la portava oltre l'ostacolo. Una leggenda in assoluto. Allora, l'ultima posizione, dobbiamo fare un dibattito. Concedi Tevez o sei fisso su Tevez? No, sono d'accordo con loro. Siamo d'accordo con Siete loro. tutti d'accordo? Vialli? Con Vialli. Mettiamo Gianluca Vialli in questa squadra. Questa è la squadra completa. Siete tutti d'accordo con questa squadra? Contenti?
Sì. Perfetto. Lasciate nei commenti la vostra opinione su questa squadra, cosa cambierete e qual è la squadra più forte secondo voi nella storia della Juventus.